Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche economiche per i prossimi 30 giorni. Ok, prendiamo solo quella che si è girata, ragazzi. Abbiamo la carta della morte. È una carta che ci parla di trasformazione, di qualche cambio, di qualche anche taglio con il passato. Può essere un taglio a livello mentale, con certe forme pensiero, può essere un taglio magari con delle vecchie questioni che avevate già in piedi, un taglio di mentalità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link alla promozione di gennaio e febbraio sulla lettura semestrale e poi trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo subito con il mondo. Un cavaliere di pentacoli. Abbiamo un mago. 10 di spade. 6 di spade e 6 di bastoni. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere l'energia diciamo più importante e dopodiché andiamo a vedere le fonti di ingresso, diciamo quelle che derivano dal lavoro, piuttosto che da delle vincite, piuttosto che da degli investimenti, piuttosto che da delle speculazioni. Allora, partiamo dal mondo. Abbiamo una temperanza. E un fante di pentacoli. Credo che ci sia un capitolo che deve essere chiuso, ma che per adesso è come se non potesse essere chiuso o se vi mancasse qualche dato, qualche dettaglio, qualche informazione per chiudere questo capitolo. Andiamo a vedere il cavaliere. Abbiamo un cavaliere di bastoni e un 4 di spade. È come se vi invitassero alla prudenza. Qui abbiamo fante e cavaliere di pentacoli. C'è come una lenta progressione nel prossimo periodo. Ed è interessante perché qui avete la temperanza e qui avete il 4 di spade che sono due carte di guarigione. Quindi è come fare un passo per volta per guarire magari la vostra situazione finanziaria. Potrebbero esserci dei debiti ancora da dover terminare di saldare. Andiamo a vedere il mago. 6 di spade e eremita. Siccome 6 di spade ce l'avete anche qui, credo che ci sia come la possibilità di iniziare qualche cosa di nuovo. Mi viene da dire che non sia contaminato dal pensiero degli altri, perché 6 di spade riguarda le credenze limitanti. Quindi qui è come se aveste bisogno di trovare la vostra verità, che cosa è vero per voi, che cosa vi piacerebbe fare, quali sono le vostre doti, che cosa vi riuscirebbe bene, per che cosa magari avete studiato anche. C'è come un nuovo inizio qui, eh? Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un re di pentacoli e un 9 di spade. Allora, quello che sento io è che c'è come una chiusura e un inizio. O meglio, c'è prima un inizio di qualche cosa di nuovo e poi potrebbe esserci con questo 10 di spade e la carta della morte, il mondo qui,
una chiusura di qualche tema, di qualche... può anche essere di qualche debito per qualcuno. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo un re di bastoni e scusate, un re di coppe e un 5 di spade. Allora, per qualcuno si tratta di allontanarsi da una figura. Vi faccio un esempio: se avete ancora i genitori in vita, potreste avere un genitore che magari è piuttosto insistente sul dove o come dovete, scusate, gestire il vostro denaro. È come se fosse una persona che vi dice devi fare così e basta. È meglio se tu fai così, senza darvi la possibilità di sperimentare voi stessi. Ecco, questo sarà un periodo dove inizierete sì a prendere voi in mano le redini del gioco e a decidere voi per quello che è la vostra verità, quello che vi ho detto prima fondamentalmente. Che cosa fa di più al caso vostro? E io credo che l'allontanarsi da questa persona ehm, possa effettivamente darvi come qualche soddisfazione in più. Cioè io ho l'idea che molti potrebbero pensare, a causa di queste credenze limitanti, di non essere in grado di fare da soli e quindi continuano ad appoggiarsi a questa persona che dice, vi dice come fare, dove investire, però è come se non fosse quello che volete fare voi. Cioè state seguendo un po' quello che gli altri dicono essere la cosa migliore, però voi non siete convinti e neanche questa forma di investimento, secondo me, vi fa star sereni. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Fante di spade e 4 di bastoni. Vi dico, i fanti normalmente sono un nuovo inizio, qui c'è addirittura un 6 di bastoni che è una carta di riconoscimento, una carta di risultati, una carta di obiettivi raggiunti. C'è anche un 4 di bastoni, quindi è come se si arrivasse a fine periodo ad una certa stabilità, ad una certa tranquillità. C'è come una rigenerazione qui della situazione finanziaria o del vostro modo di pensare e di agire in base a quello che sono i movimenti finanziari. È come se qualche cosa tornasse a posto, tornasse in regola. Andiamo a vedere altre 3 carte, giusto per avere qualche consiglio in più. Sacerdotessa, 4 di spade e giustizia. Allora, io qui ho l'idea che potreste non essere troppo esperti in un determinato settore e quindi è per quello che magari chiedete consigli, vi potreste appoggiare a qualcuno. Potresti iniziare ad informarvi, magari online, su qualche giornale, su qualche libro. Cioè io ho come la sensazione che abbiate bisogno di raccogliere informazioni perché così come siete adesso non avete un'idea globale di come potrebbero andare le varie forme di investimento o se avete già investito e come non vedere il passo successivo. Ehm, le carte invitano a essere molto prudenti. Avete 2 volte il 4 di spade, un eremita e 2 6 di spade. C'è proprio bisogno di questo lavoro introspettivo dove vi chiedete dove mi sento sicuro investire o come posso fare per aumentare il flusso di denaro senza dipendere dalle scelte degli altri. Qui potrebbe essere un padre. Per qualcuno vi dirò, potrebbe anche essere il datore di lavoro con il vostro TFR, dove se voi chiedete come un anticipo potrebbe esservi negato o comunque potrebbero chiedere come tante spiegazioni prima di darvelo.
Guardate ragazzi, alla fine c'è la giustizia. Se per caso ci sono come dei contratti in essere con la giustizia, visto che è il contrario, scusatemi, potrebbero esserci come delle rivalutazioni del contratto o la rottura di qualche accordo, di qualche contratto. Potrebbe anche essere come un invito a rompere le regole. Le regole potrebbero essere di seguire pedestramente questa persona, di fare esattamente quello che questa persona vi consiglia, che può anche essere il consulente finanziario, eh. Però è come se non vi risuonasse, come se le cose fossero un po' pasticciate e qua vi dicono fate di testa vostra, cercate di capire che cosa vi dà la stabilità, che cosa vi dà la tranquillità, cosa vi fa stare sicuri, ma soprattutto con questo fante di spade è come individuare quello che potete gestire da soli, perché avete un eremita importante che voi prendiate in mano la vostra situazione finanziaria, ok? Allora, parliamo di flusso di denaro. Flusso di denaro potrebbe essere il lavoro, sia autonomo che dipendente, diciamo quello che arriva con una certa regolarità. Potrebbe anche essere, per esempio, non lo so, un pagamento da parte dei genitori piuttosto che dei figli, è come un qualche cosa di regolare che entra, che anche qui sento come se avessi bisogno di reinvestire parte di questo denaro. A tutti gli effetti sento che c'è come un qualche cosa di nuovo che potrebbe bollire in pentola, però sento anche che qualcuno potrebbe spendere questi soldi, diciamo in più, quelli che scusate, ho mosso tutto, quelli che avanzano a fine mese per, mi viene da dire farsi qualche fine settimana rigeneratore. Però tutto sommato il flusso di denaro lo vedo abbastanza costante, ragazzi. Poi starà a voi capire come dividere la cifra, quindi spese, risparmio, capricci. Per quello che riguarda gli investimenti immobiliari, mm, allora, se per caso state cercando di vendere o acquistare una casa, sì, potrebbero esserci delle case da andare a vedere e sì, potrebbero esserci delle persone che vengono a vedere la casa, però ho come la sensazione che per adesso non si muova più di tanto, ragazzi. Cioè, è più accogliere i visitatori e spiegare, però per adesso non vedo neanche un precontratto, sinceramente. Ma tenete presente che la lettura dura 30 giorni, quindi in questi casi magari ci vuole un po' più di tempo. Però tutto sommato sento che verrebbero bene gli investimenti se per caso state cercando di comprare qualche immobile di un certo spessore, potrebbero essere ottimi gli investimenti finanziari in strutture che poi potrebbero essere dedicate al recupero psicoemotivo delle persone. Quindi potrebbero essere RSA, potrebbero essere istituti per bambini disabili, potrebbero essere ehm, istituti per il recupero da dipendenze, quindi alcol, droghe, cioè ho come la sensazione che quello sia un settore che può dare dei risultati. Quindi dove le persone si recuperano. Può anche essere un centro olistico, per capirci, non necessariamente la gente deve stare per forza tanto male, però può anche essere un centro olistico dove comunque il fine di questa struttura è quella di aiutare le persone a star bene, a star meglio. Per chi avesse delle cose già in piedi, quindi possono essere dei progetti, possono essere magari anche già degli investimenti, c'è bisogno di guardare con occhi nuovi, cioè io sento che ormai quello che avete messo in piedi non dà più il guadagno di un tempo e quindi è come se fosse ora di cambiare un po' situazione, di cambiare un po' dinamica. Ho come l'idea
che qualcuno potrebbe far fruttare i titoli di studio, l'esperienza, cioè è come se doveste aggiungere qualche cosa a quello che già avete in piedi. Se è un fondo di risparmio potete aggiungere anche solo 20 euro al mese per dire. Se è, non lo so, potrebbe essere qualche progetto che avete già in piedi e dove avete la possibilità di aggiungere come delle informazioni, aggiungere dei servizi. C'è come un qualche cosa che vi sta già producendo denaro, che probabilmente ha un po' l'encefalogramma piatto, che ha bisogno di essere un po' scosso, ha bisogno di avere qualche miglioria, diciamo così. Scusate ragazzi, oggi non ce la faccio. Continuo a muovere tutto. Allora, continuiamo con la borsa. Quindi per chi avesse degli investimenti online, chiamiamoli così, può essere la borsa, possono essere i bitcoin. Io qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe lasciar perdere la borsa o i bitcoin o metterli come in stand-by. Diciamo che ho la sensazione che non vi renderanno questo mese tanto quanto gli altri mesi. Potrebbe esserci come sì, una preoccupazione sul dover vendere, potrebbero essere dei pensieri che vi limitano e se poi non riesco a vendere a tanto quanto ho pagato per esempio i bitcoin piuttosto che le azioni, se non riesco ad avere come un commercio, se non riesco a far fuori bitcoin, cioè potrebbero esserci come dei pensieri che vi fanno un attimino dubitare del tipo di investimento che state facendo. Vi dico anche che qualcuno potrebbe vendere effettivamente in questo mese o magari chiudere proprio con l'attività di investimento. Cioè sento come se fosse una cosa che vi pesa. Magari perché se non fosse il vostro caso di voler chiudere, è un mese che non vi dà da guadagnare tanto quanto gli altri mesi e quindi potrebbero esserci come dei pensieri un po' così, no? Intorno a quella cosa lì. Per quello che riguarda le persone che investono in materie prime, allora, qui per fare degli ottimi affari dovrete spostarvi parecchio a livello geografico o se per caso sono investimenti online nelle materie prime, ehm, è come se doveste spostarvi, allontanarvi da quello che abitualmente siete soliti investire. E comunque vi dico una cosa, se vi arrivasse qualche proposta super allettante, troppo bella per essere vero, fate attenzione, cioè controllate le cose più e più volte, controllate la qualità del materiale, controllate i pagamenti, controllate lo storico aziendale dell'azienda da cui comprate, cioè informatevi bene. Per quello che riguarda invece i redditi passivi, quindi potrebbero essere i redditi magari da internet, quindi Amazon, piuttosto che, non lo so, YouTube o altre fonti di ingresso, piuttosto che degli affitti, devo dire che sarà un buon mese. Se siete senza affittuario arriverà qualcuno. E vi dico che anche se avete dei redditi passivi tipo quelli che ho menzionato prima, potrebbero darvi dei buoni risultati in questo periodo, ragazzi, ma buoni. Cioè, io questa morte la sento positiva perché è come un po' cambiare il modo di pensare di prima per arrivare poi a questo 6 di bastoni, che è una carta di successo comunque. Andiamo a vedere qualche oracolo. L'angelo terrestre, libero arbitrio, qui si tratta di effettuare qualche scelta, ragazzi. Gestioni amministrative, il 15 del mese che viene. Quindi entro il 15 del mese successivo a quando vedete la lettura potrebbero esserci delle questioni amministrative da dover risolvere, quindi le scartoffie, ragazzi. Tenete presente che la lettura dura comunque 30 giorni da quando la vedete.
Andiamo a vedere un altro oracolo. Ok, segnala un sogno o un'ambizione speciale sulla quale hai vacillato o che hai posticipato. Che motivo, che cosa ti ha motivato a sospendere questa azione positiva? L'obiettivo determina se le tue scuse sono reali e, se non lo sono, identifica la ragione reale per la quale hai ritardato il fatto che tu possa fare qualcosa al rispetto. E qui vi dice: insegui il tuo sogno. Andiamo a vedere ancora un koan. L'acqua è un'essenza, diventa latte se la beve una mucca, veleno se la beve un serpente. La stessa energia o anche la stessa informazione, dipendendo da chi ve la comunica o da chi viene percepita, si può trasformare in latte o in veleno. Io qui ve lo dico perché c'è un bel 5 di spade che parla di lingue taglienti in questo periodo, quindi fate attenzione a quando dite qualche cosa, il tono, la modalità con cui lo dite. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi o condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera dove vi spiego il tutto. Però tenete presente che se volete fare lo stesso lavoro da autodidatti lo potete fare attraverso la sezione degli abbonati. Lì tratto le credenze limitanti, l'astrale, tutto quello che sono le energie sottili, i chakra, i traumi, come risolverli, il campo energetico, la kundalini. Insomma, ci sono veramente una marea di nozioni e di informazioni che vi possono aiutare nel vostro percorso di crescita. Comunque, date un'occhiata ai titoli della playlist, quelli si vedono, sono pubblici. Le playlist degli abbonati hanno la copertina lilla, tenete presente che sono 4, sono numerate e vanno visti in ordine cronologico, perché ci sono delle questioni che spiego nella playlist 1 che sono un po' la base per poi andare avanti con la playlist 2 e la playlist 3. La 3 è divisa in 3A e 3B. La 3B sono praticamente delle meditazioni e vanno fatte mano a mano che si lavora con la 3A, cioè vanno un po' di pari passo. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!